La lettura lunga. Io sono Joe. E io Emma. Ieri Emma ha messo un chiodo all'ingresso. Oggi ti confesso una cosa, anch'io ho un cassetto in bagno e lì dentro c'è una scatola che non apro da 2 anni. Ce l'hai anche tu. Allora, stamattina ho aperto il cassetto delle medicine in cucina. Ho preso la scatola della vitamina D, sai, quella con il blister con i giorni stampati sopra. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Sì. E ho contato. Lunedì no, martedì no, mercoledì no, ieri no. 4 caselle bianche. Joe, 4. Aspetta. 4? Davvero 4? 4. E pensavo di essermela dimenticata solo ieri. Cavolo. E sai cosa mi dice la mia testa davanti a quelle 4 caselle? Che il medico l'avevo capito male, che forse la posso prendere a giorni alterni, che vabbè, in fondo è solo una vitamina, Le scuse arrivano subito. in 30 secondi. Ok, ti dico subito una cosa che ti farà arrabbiare. Dimmi, Non è la memoria e non è la disciplina. È il cassetto. eh? Il cassetto. Quel posto dove hai messo la scatola. È il problema. Lascia che ti racconti una cosa. Quando ho letto questo capitolo del libro la prima volta, l'ho letto male. In che senso? Clear scrive, rendi evidente. Io ho pensato, ok, post-it più grande, sveglia più forte, promemoria che vibra 2 volte. Ho chiuso il libro convinto di aver capito. E poi, E poi 2 settimane dopo niente era cambiato. Ho riaperto il capitolo, l'ho riletto, 3 volte. La parola chiave non era evidente. Era un'altra, era al posto giusto. E quando ho capito che mi ero perso la parola più importante, mi sono un po' arrabbiato con me stesso. ti capisco. Adesso ti racconto perché. 2 anni fa sono andato dal dentista. Mi ha detto, Joe, devi usare il filo interdentale ogni sera. Io sono uscito dal suo studio, sono passato in farmacia, ho comprato una scatola di filo interdentale. L'ho portata a casa. L'ho messa nel cassetto del bagno, quello sotto il lavandino. Nel cassetto? Nel cassetto. Da 2 anni quella scatola dorme lì, sigillata, mai aperta. Joe, dai, ma scusa, dopo 2 anni non ti vergogni un po'? Mi vergogno la sera, davanti allo specchio, per 10 secondi. Poi mi lavo i denti e me ne dimentico fino al prossimo controllo. Mamma mia. Ogni 6 mesi torno dal dentista. Lui mi guarda con quella faccia. Io annuisco. Lui scrive. Io esco. La scatola continua a dormire. Ma scusa, perché non lo usi? Perché ogni volta che apro quel cassetto sto già pensando a qualcos'altro. Apro il cassetto, vedo il dentifricio quasi finito, vedo il rasoio appoggiato sopra, vedo una bolletta che mia moglie ci ha infilato dentro per ricordarsela. Il filo interdentale è lì sotto, ma per me è come se non esistesse. Tutto sopra di lui. Tutto sopra di lui. E intanto la mia testa è già a fare la valigia per domani o a pensare alla riunione delle 9. Quel cassetto si apre, si chiude e il filo dorme. Oddio, sono io. Lo so. Adesso ti racconto la mia. Il medico me l'ha fatta promettere a gennaio. Mi ha guardata negli occhi e mi ha detto, una al giorno, ogni mattina, per 6 mesi. Ho detto di sì con quella voce super convinta, sai? Quella di quando vuoi davvero fare una cosa, ma non hai ancora pensato a come farla. Ah, Sono uscita dallo studio, sono andata in farmacia, l'ho comprata, l'ho portata a casa e l'ho messa nel cassetto, lo stesso cassetto del tuo filo ma in cucina. eh, E adesso ho una scatola con 4 caselle che mi guardano e mi dicono: tu non ce la fai. Ho fatto pure il post-it. vai, raccontami. Dopo il primo giorno della vitamina dimenticata mi sono detta: ok, mi metto un post-it, giallo, grande, sul frigo, all'altezza degli occhi. C'è scritto vitamina DAD in stampatello, con 3 punti esclamativi. E? I primi 2 giorni l'ho letto. Mi sono presa la pillola. Vittoria. Dal terzo giorno il post-it è diventato parte del frigo, come la calamita di capri di mia nonna. È lì, ma non lo vedo più. Tu il cassetto, io il frigo. Una bella coppia di disastri. Almeno il tuo frigo lo apri. Senti, ma allora, perché il chiodo di ieri ha funzionato? Le chiavi adesso le appendo lì, ogni volta. Quasi senza pensarci. Sono sempre io, eh? Stessa testa, stessa memoria pessima. Perché lì sì e con la pillola no. Perché il chiodo è in un posto dove le chiavi finiscono naturalmente. Entri in casa, sei in piedi, hai le chiavi in mano. Il chiodo è lì, all'altezza giusta, vicino alla porta.
Non devi ricordarti niente. Le appendi, la vitamina è in un cassetto. Per prenderla devi aprire un cassetto. Per aprire il cassetto devi ricordarti di aprirlo. Per ricordarti devi avere un segnale. E il segnale ce l'ho. Ce l'hai? Ho il post-it e ho anche un'altra cosa che non ti ho ancora detto. Ho messo una sveglia sul telefono, alle 8 in punto. La chiamo Vitamina. Suona, vibra, lampeggia. E che succede alle 8? Alle 8 io sto cercando il caricatore del telefono perché ieri sera l'ho lasciato in salotto. Sto rispondendo a un messaggio di mia sorella. Sta arrivando una notifica del meteo, una di Instagram, una della banca che mi avvisa del bonifico, una del corriere che dice la consegna è in ritardo. E in mezzo a queste 5 cose c'è Vitamina. Io sposto via tutto con un dito senza nemmeno guardare. Ah. Una mattina ho controllato dopo. La sveglia era partita davvero. Io non l'avevo proprio vista. Ti dico una cosa. Anche io ho un promemoria sul calendario del computer. Filo interdentale, 22:30. Si apre, fa pop. E io clicco sulla X. A volte sto già scrivendo un'email, a volte sto guardando un video. Cliccare sulla X ormai è un riflesso. Allora il segnale ce l'ho davvero. Sì, ma è un segnale messo sopra altri segnali. Il frigo è già pieno di cose da guardare. Il telefono è già pieno di notifiche. Il calendario è già pieno di pop. Aggiungere un altro lì dentro è come urlare in mezzo a una piazza piena di gente che urla. Sparisce. Ma il post-it l'ho messo, ce l'ho messo davvero, e la sveglia pure. Il problema non è che non hai messo un segnale. Il problema è dove l'hai messo. Quindi non è che ho la memoria orribile. No. È che ho il cassetto sbagliato. Esatto. Clear nel libro lo chiama Make it obvious, rendi evidente. La prima delle 4 leggi. E qui evidente vuol dire? Non vuol dire più grande, più rumoroso, più ricordi. Vuol dire al posto giusto, agganciato al momento giusto. È una questione di geografia, non di volume. Geografia. Dove sta l'oggetto? E a quale gesto che già fai si attacca? Aspetta. Allora il caffè della mattina, la macchinetta è sul piano, la vedo appena entro in cucina. Non me lo ricordo. Lo faccio. Sì. E la vitamina è nel cassetto. Non la vedo, non la tocco, non esiste finché non la cerco. Esatto. Quindi il caffè ha un segnale e la vitamina no. Quello è tutto. Non è che hai meno voglia di stare bene. È che la pillola vive in un posto dove i segnali non arrivano. Ho il cassetto sbagliato. Hai il cassetto sbagliato. Aspetta. Dimmi. Il telefono. Quello che tengo accanto al letto. La sera lo metto lì, sul comodino. La mattina mi sveglio, allungo la mano e prima ancora di aprire bene gli occhi sono già su Instagram. Sì. Ma quello è evidente, è al posto giusto, è agganciato al momento del risveglio. Sì. Quindi questa legge funziona anche al contrario. Tutte le cose che faccio senza volerlo, le faccio perché ho costruito senza accorgermene un segnale perfetto. Sì. È esattamente così. Le cattive abitudini sono spesso la prima legge applicata fin troppo bene. Il telefono accanto al letto è la cosa più ovvia del mondo. Non serve memoria, non serve disciplina, non serve niente. È lì, è agganciato al risveglio, è perfetto. Mi sta venendo un po' freddo. Lo capisco. Joe, ci sto pensando adesso. Stasera entro a casa, mi siedo sul divano e in 2 secondi prendo il telecomando perché è lì sul bracciolo. Apro la TV perché il telecomando ce l'ho già in mano. Sto 2 ore davanti senza decidere niente. Non era una mia decisione iniziare, era il telecomando posato lì. Aspetta. Tu non hai mai deciso stasera guardo la TV? No, mai. La TV mi succede. È il telecomando sul bracciolo che mi succede. Joe, è inquietante. Lo è. E le patatine sul tavolino, il bicchiere di vino accanto al computer la sera, la scarpa lasciata vicino alla porta che fa inciampare il cane. Sono tutte cose che ho messo io, nei posti dove passo sempre, agganciate ai miei momenti più automatici. Le ho costruite, senza accorgermene. Sì. Per questo nel libro Clear insiste tanto sull'ambiente, non come decoro, come strumento. L'ambiente in cui vivi fa già metà del lavoro al posto tuo. L'ambiente parla prima di me. L'ambiente parla prima di te. Mi fermo un secondo. Dimmi. Sto pensando a quante cose ho costruito che funzionano. Il gancio delle chiavi, quello che ho messo all'ingresso 3 settimane fa. La borsa che non perdo mai perché la metto sempre dietro la porta. L'acqua sul comodino che bevo ogni mattina senza pensarci. Sì.
Quelle lavorano anche loro, quelle leggi, solo non lo sapevo. Hai già costruito un sacco di roba che funziona. Non lo chiamavi rendi evidente, ma lo stavi facendo. È strano. Sento al tempo stesso che ho combinato un casino e che non sono poi così disorganizzata. Non sei disorganizzata. Vivi in un ambiente che non avevi mai imparato a leggere. Adesso sai come si legge. Joe, una cosa però, il telefono accanto al letto io non lo posso togliere. Mi serve la sveglia. Cioè, non è che mi stai dicendo di buttare via la sveglia. No, non te lo sto dicendo io e non te lo sta dicendo Clear. Però la legge funziona lo stesso, anche se la sveglia ti serve. Quello che fai con il telefono appena sveglia lo lasciamo a un altro episodio, quello in cui parleremo di come si rompono le cattive abitudini. Per oggi tieni fermo solo questo. Le stesse leggi che costruiscono un'abitudine buona costruiscono anche quella cattiva. Cambia solo cosa metti dove. Ok, allora torniamo alla vitamina. Come lo faccio un segnale che non scompare? Due cose pratiche da fare insieme. Vai. Prima cosa, sposti l'oggetto. Lo tiri fuori dal cassetto. Lo metti dove già passi ogni mattina, in piedi, con le mani libere, non infilata tra altre cose. Da sola, ben visibile. Tipo il piano della cucina. Tipo il piano della cucina. Vicino a una cosa che fai sempre, ogni mattina, senza dovertela ricordare. La moka. La moka. Esatto. La scatola della vitamina accanto alla moka. Diventa parte del rito del caffè. Seconda cosa, l'aggancio. In inglese si chiama habit stacking, cioè concatenamento di abitudini. La formula è semplice. Dopo che ho fatto X, faccio Y. Non sveglia, non promemoria. Aggancio a un gesto che già fai. Dopo il caffè, la pillola. Dopo il caffè, la pillola. E nel libro Clear dà anche una formula precisa per costruire l'aggancio. Alle 8, dopo aver versato il caffè, in cucina, prendo la vitamina. Tempo, gesto, luogo, azione. Sono due idee diverse che puoi unire, l'aggancio e la... Sembra una banalità detta così. Lo è. Ma è una banalità che funziona perché toglie due cose, la decisione e il ricordo. Tu non devi più decidere di prendere la vitamina. Non devi più ricordartela. La prendi dopo il caffè, perché il caffè lo fai comunque. Aspetta, posso fare un'altra cosa? Posso mettere la scatola sul comodino, accanto al telefono. Così è la prima cosa che vedo la mattina, prima ancora di alzarmi. No, Perché no? È evidente, è agganciato al risveglio. È il posto giusto. perché lì il segnale forte ce l'hai già. È il telefono. Se metti la vitamina accanto al telefono, la vitamina diventa il post-it sul frigo, sparisce dietro la cosa più rumorosa. Il segnale nuovo non si mette accanto a un segnale già fortissimo. Si mette in un momento più pulito, agganciato a un gesto semplice. Il caffè è un buon momento. Il comodino, al mattino, è una piazza piena di gente che urla. Ok, capito. Niente comodino. Niente comodino. E tu il filo interdentale? Adesso ti dico cosa ho fatto 2 settimane fa. Ho tirato la scatola fuori dal cassetto. L'ho messa sul lavandino, accanto al sapone delle mani. Aggancio. Dopo che mi lavo la faccia la sera, prendo il filo. Non prima, non dopo i denti, dopo la faccia. 13 sere su 14. Una l'ho saltata perché ero fuori a cena ed era tardi. 13 su 14 dopo 2 anni di zero. Sì, e non è disciplina. È solo che ho spostato l'oggetto di 30 centimetri. 30 centimetri. 30 centimetri è un aggancio. Ok, allora io adesso, prima di registrare il prossimo episodio, vado in cucina. Prendo la scatola della vitamina dal cassetto. La metto sul piano, accanto alla moka. Domani mattina faccio il caffè. Dopo aver versato il caffè, prendo la pillola. Sì, E poi, domani sera, quando torno qui, ti dico se la casella di domani è spuntata. mi piace. Aspetta, una cosa. Dimmi. Stamattina pensavo, ho una memoria orribile, devo essere più disciplinata. Adesso mi rendo conto che era la stessa frase di 3 giorni fa, ma travestita. Cioè, Era sempre la solita Emma, solo travestita da diagnosi medica. sì. Non ho memoria peggiore, ho solo il cassetto sbagliato. Tienila questa. La tengo. Domani la seconda legge, rendi attraente. Perché c'è un caso in cui evidente non basta, quando l'oggetto ce l'hai davanti agli occhi e lo eviti lo stesso. Ci vediamo domani. Questa era la lettura lunga. Stesso posto, stessa ora.